Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi altri due prodotti della Cansky, una torcia tattica molto luminosa, 2000 lumen che raggiungono 700 metri di distanza e una torcia frontale con diverse illuminazioni, questa rossa ma abbiamo anche la luce bianca classica oppure la luce con colori caldi, può raggiungere 500 lumen, davvero potentissima e ha diverse modalità di utilizzo, potente, meno potente, combinazioni di colori. Vi lascerò ovviamente tutti i link giù nel primo commento nella descrizione e qua delle immagini con i prezzi attuali, quindi mentre sto registrando il video e sapete che i prezzi possono variare più o meno in base al periodo, in base alle offerte e tanto altro, ma col codice di sconto se riesco a ottenerlo pagherete ancora di meno per acquistarle. Ora le guarderemo da vicino, vedremo come sono fatte, le proveremo e le valuteremo insieme. Quindi iniziamo. E allora ho disposto sul bancone tutto questo ben di Dio che è il contenuto delle confezioni. Troviamo ovviamente le due torce, la Cansky K3 e la torcia frontale HS6R, R sta per Red. Vi ricordo, prima di provare ad accenderla, a ricaricarla, eccetera, che troverete questa linguetta in plastica sia in una che nelle altre, questo in tutte le torce tattiche, per isolare la batteria dai contatti, evitare che si ossidi o che comunque si possa anche scaricare durante il trasporto e il periodo in cui viene esposta nei negozi, eccetera. Allora, all'interno delle confezioni, per quanto riguarda la torcia tattica, troveremo il cavo USB tipo C, una cordina per poterla collegare e quindi fissare al polso per evitare che ci cada, una fondina per poterla trasportare con chiusura a velcro. Nella parte posteriore troveremo anche questo passante per la cintura. Per quanto riguarda invece la torcia frontale troveremo questo ricambio per poterla mettere nella parte posteriore in modo da renderla più morbida e confortevole durante l'utilizzo. Anche in questo caso il cavo USB di tipo C per la ricarica e una bustina con degli O-ring, perché queste torce sono impermeabili, quindi cambiando gli O-ring siamo sicuri nel caso in cui si danneggiano che non perdano questa caratteristica. Più questa borsetta per il trasporto molto simpatica con la chiusura con questo laccetto e ovviamente immancabili manuali di istruzioni e il taglientino per la garanzia, ma vediamo direttamente come sono fatte perché sono due prodotti, voglio andare spedito altrimenti il video durerebbe un'eternità. Allora, torcia tattica esteticamente bella, molto simile anche alle altre Cansky che vi ho fatto vedere, ha l'accensione solo dalla parte posteriore nonostante quest'altro tastino che serve per cambiare modalità, la clip per assicurarla nel taschino eccetera. Nella parte frontale abbiamo questa corona con queste microsferette che dovrebbero essere in tungsteno e servono per rompere eventualmente vetri, e questo tipo di torcia con questa forma si può utilizzare anche come arma da difesa in caso di aggressione. Tra l'altro, sempre in caso di aggressione, questa torcia ha anche la modalità strobo che una volta accesa lampeggia rapidamente e scoraggia eventuali aggressori sia umani che animali. Il vetro ovviamente è leggermente rientrato rispetto alla corona per evitare che nel caso in cui dovesse cadere oppure urtare venga colpito, anche se sono resistenti, però è sempre il punto più delicato e più debole di tutta la torcia. Il corpo ovviamente è tutto in metallo, quindi alluminio verniciato con questa verniciatura nera opaca, e poi in risalto abbiamo appunto questo tasto di accensione e la scritta. Quindi accendiamola, vi faccio vedere le modalità e poi vi descrivo anche le varie potenze in base alla modalità di utilizzo e quindi anche la durata. Abbiamo due modalità di accensione, una tattica quindi che ci permette di accenderla solo nel momento in cui premiamo il tastino e si spegne quando lo rilasceremo, oppure possiamo premere fino in fondo e la torcia rimarrà accesa. Premendo il tastino da questa parte avremo le modalità sempre più alte fino ad arrivare a 2000 lumen per poi tornare alla modalità più bassa, quindi in questo momento abbiamo 1, 2, 3, 4 modalità e si torna a quella più bassa, ma se noi premiamo questo tastino e il tastino di accensione andremo nella modalità più bassa in assoluto, quindi lo tengo premuto, accendo e avremo questa modalità molto bassa. Infatti adesso le modalità saranno 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi diverse modalità di utilizzo in base a quello che dobbiamo fare, ma se vogliamo accendere la torcia in modalità strobo basterà tenere premuto questo tasto, ma attenzione, se vi dà fastidio la modalità strobo non guardate. Quindi la sto avviando. Ok, questo lampeggio puntato negli occhi è davvero molto fastidioso e tra l'altro ha questa velocità che non è costante, quindi confonde ancora di più. Adesso però stacchiamo e guardiamo quello che troviamo scritto nella parte posteriore. In modalità Eco, quella più bassa, emetterà solo 2 lumen e durerà ben 400 ore. In modalità strobo 2000 lumen ma non è dichiarato nient'altro, in modalità turbo pure 2000 lumen ma per 2 ore. In modalità alta 450 lumen per 4 ore e mezzo, in modalità media 150 lumen per 16 ore e in modalità bassa, quindi quella normale, non la modalità eco, avremo 30 lumen
per ben 66 ore. È resistente a cadute da 2 metri di altezza ed essendo impermeabile si può utilizzare anche da accesa a 2 metri di profondità. Tra l'altro questa torcia, a differenza di tante altre, ma è una cosa comune nelle Sky, per poter ricaricare la batteria che si trova nella parte interna e si accede svitando questo tappo, bisogna inserire il cavo USB direttamente qua. Tra l'altro al centro abbiamo un LED che adesso non si vede perché ovviamente è spento, ma quando la batteria sarà scarica, se collegate il cavo USB, questo LED si accenderà di colore rosso. Quando invece raggiungerà il livello massimo di carica sarà di colore verde. Adesso passiamo invece a questa, che è davvero particolare. Per poterla accendere bisogna premere questo tastino e mantenerlo premuto. In questo modo attiveremo le varie modalità. Per poter cambiare dobbiamo premere ogni volta questo tasto e quindi aumentare la luminosità in base a quello che ci serve. Questa è una luce bianca, anche se dall'inquadratura sto vedendo che il bilanciamento del bianco non mi aiuta, sembra un po' più giallina, e dall'inquadratura vedo anche un alone che in realtà non c'è, è perfettamente bianca e va a sfumare, non so per quale motivo si vede in questo modo. Ecco, questa è effettivamente la luce che io vedo, anche se io la vedo bianca e qua è giallina. Forse ci sono troppe cose bianche e quindi il bilanciamento del bianco non riesce. Togliamo un pochettino di cose che danno fastidio. Ok, così dovrebbe andare leggermente meglio. Comunque continuiamo a guardare. Se io premo invece questo altro tasto, però riduco un pochettino la luminosità, si attivano sia la luce a fianco, che ha anche il LED con la copertura leggermente zigrinata, che le luci rosse. Quindi vi faccio vedere. Tengo premuto, si accendono le lucine rosse, posso anche aumentare e diminuire l'altra luminosità senza intervenire su questo rosso, ma posso anche spegnerle. Come vedete abbiamo questi due che sono buoni sia per non disturbare gli animali, per essere visibili a distanza, fare segnali luminosi eccetera. Possiamo anche cambiare la modalità di utilizzo, quindi farla lampeggiare, oppure premendo ancora accenderemo questa sì che ha un colore più caldo. Come vedete questa sì, questa effettivamente è una luce un pochettino più calda e ha una luminosità inferiore, ma possiamo attivare contemporaneamente tutte le funzioni, quindi avere la doppia luminosità. Se utilizzata insieme a questa addirittura è molto più luminosa, quindi riusciamo a vedere molto meglio. Adesso la spengo, vi faccio vedere anche il resto della torcia. Quindi abbiamo questa fibbia regolabile che si avvolge attorno alla nostra testa, anche se io preferisco quelle torce frontali che hanno anche l'imbricatura nella parte superiore. In questo caso, per poter accedere alla batteria bisogna svitare questo tappo e avremo la nostra batteria classica 18650 da 2600 mAh. Per poterla ricaricare si accede a questo ingresso USB di tipo C con questo tappino, e quando la batteria sarà sotto carica qua avremo un LED che sarà di colore rosso per diventare verde come adesso quando sarà carica al massimo. Non vi ho fatto vedere però il tipo di batteria di questa, quindi una BL2150U da 5000 mAh, 3,6 volt, ed essendo relativamente piatta, quindi avendo i due appoggi a destra e a sinistra, possiamo utilizzarla anche in questo modo, quindi in modalità candela, per illuminare verso l'alto. Questa invece si può utilizzare solo come torcia frontale, anche se in teoria si potrebbe rimuovere da questo suo supporto. Lo trovo inutile per la forma particolare, quindi è da utilizzare proprio come torcia frontale. Per quanto riguarda la regolazione invece oppone la giusta resistenza ed evita che con i movimenti la stessa, con gli scossoni, possa cambiare inclinazione. Comunque sia è grandangolare, quindi anche se dovesse essere orientata leggermente più verso l'alto o verso il basso, sicuramente riuscirebbe ad illuminare davanti a noi senza problemi. Ora facciamo un paio di prove in interno e un paio di prove in esterno. E allora adesso facciamo la solita prova in interno per vedere la modalità bassa e la modalità eco, quindi vedere la differenza e capire perché la modalità più bassa serve a leggere per esempio da vicino, oppure cercare spazi piccoli come vano portaoggetti e similari. Allora l'accendiamo in modalità bassa, questa non è la modalità eco. Come vedete abbiamo dei riflessi fastidiosi, effettivamente questa luce è forte per poter guardare da vicino. Non dà fastidio, si può utilizzare, ma consumeremo inutilmente l'autonomia della batteria, avendo comunque il fastidio del riflesso che posso assicurarvi che non è piacevole. Quindi la spengo, utilizzo il tasto di accensione frontale e il tasto posteriore. Questa è la modalità eco. Con questa riusciamo a vedere molto meglio, c'è un minimo di riflesso perché si concentra nella parte centrale, perché è una torcia che raggiunge una distanza notevole, quindi come vedete comunque riusciamo a utilizzarla sicuramente meglio della modalità bassa, quindi questa, che non sia la eco. E allora innanzitutto voglio farvi vedere la torcia posizionata in modalità candela, come riesca ad illuminare l'ambiente facendo riflettere la luce sul tetto e quindi illuminando la stanza con una luce soffusa e piacevole. Quindi si può utilizzare in questo modo nel caso in cui ci troviamo in un ambiente senza luminosità.
Adesso proviamo con la torcia frontale. Come sempre all'interno del mio laboratorio, nello stesso angolo di poco fa, proviamo con la torcia frontale, quindi l'accendo, siamo direttamente nella modalità più alta, proviamo a questo punto ad andare nella modalità più bassa, riusciamo a vedere qualcosina e con le pressioni successive sempre di più. Ora proviamo l'insieme delle due modalità, quindi la sto tenendo sotto sopra, quindi utilizzo in questo caso la doppia luminosità, premo, ecco, vedete, in questo caso abbiamo una luce molto più ampia, l'insieme delle due torce fa cambiare ovviamente la tonalità del colore e quindi possiamo utilizzare entrambe le luci per avere più o meno luminosità. Quindi ora vediamo anche la modalità con il rosso, quindi spegniamo questa. Okay. Con il rosso abbiamo questa luce, dalla ripresa non si capisce effettivamente quanto sia luminosa, però effettivamente la luce è piacevole, molto larga, guardate, riesco a riprendere dove ci sono i droni, ma anche qua lateralmente e anche ovviamente sul tetto eccetera, e questo non dovrebbe dare fastidio agli animali e insomma è indicata per diversi utilizzi. Adesso però spegniamola e andiamo fuori. E allora, come sempre, struttura abbandonata, comunque mai finita. Guardiamo questa torcia tattica, prima quella che arriva a distanza, e vediamo come riesce ad illuminare. Passerò da diverse modalità partendo dalla più bassa, quindi in questo caso già con la più bassa riusciamo a vedere tranquillamente. Facciamo pure una zoomata, togliamo, andiamo avanti. Allora devo trovare il tastino, questa è una cosa che ho notato, il tastino non si trova facilmente, quindi ve lo devo dire. Andiamo ancora avanti, guardate, fino ad arrivare alla modalità turbo che è paurosa. Andiamo, c'è una macchina che sta arrivando, vabbè, comunque guardiamo anche quest'ala dell'hotel abbandonato, ragazzi, davvero lontanissima. E ora guardiamo da quest'altra parte. Allora c'è una villetta là sopra, cambiamo modalità guardate quanto sia potente, è impressionante, solo che guardate il turbo, non me ne ero accorto, dura davvero pochissimo, quindi modalità turbo, aspettate, modalità turbo dura un poco e poi si abbassa. Ok, questo nelle istruzioni io non l'ho visto io, oppure non c'è scritto, quindi serve solamente a vedere per poco. Quindi guardiamo di nuovo da questa parte, mettiamo modalità turbo. Ok, vedete come riesca ad illuminare. Comunque anche la modalità più alta, che si attiva dopo la modalità turbo, ci permette di vedere bene. Poi possiamo tornare subito di nuovo alla modalità turbo facendo di nuovo il giro. Poi c'è anche questa umidità che ci permette di vedere bene il fascio luminoso, però ostacola un pochettino nelle riprese. Quindi guardate anche gli edifici là sotto. Facciamo di nuovo il giro delle modalità e torniamo in modalità turbo. Davvero molto potente. Va bene, ora passiamo invece alla torcia frontale. Volevo farvi vedere però ovviamente che c'è questo alone tutto attorno, molto netto, che ci permette di vedere oltre che in fondo anche attorno, quindi non ci distraiamo da eventuali pericoli, possiamo puntare in avanti e accorgerci di eventuali ostacoli mentre stiamo camminando. E questo bordo così netto ci permette di evitare di illuminare dove non dobbiamo, quindi se voglio fermarmi dove c'è questo albero mi fermo qua e non darò fastidio per esempio a qualcuno che è con me, o non illuminerò comunque le zone oltre questo albero. Per quanto riguarda quindi la torcia frontale, ho intenzione di puntarla contro questi alberi. Allora l'accendo nella modalità più bassa, tra l'altro entrambe le torce hanno la modalità memoria, quindi ricordano, se così si può dire, l'ultima modalità utilizzata. Voglio farvi vedere quanto sia grandangolare in esterno. Mi allontano leggermente, così riuscite a vedere meglio. Allora andiamo alle modalità successive, scusatemi l'ho spenta. Ok, guardate come riesca ad illuminare al giorno praticamente tutta questa parte, concentrandosi anche questa di più nella parte centrale. Ora vediamo le altre modalità, quindi quelle con la luce rossa eccetera. Facciamo anche un insieme delle due. Allora quindi utilizziamo entrambe le modalità e in esterno riusciamo a renderci conto effettivamente che anche in questo caso la luminosità va cambiando. Facciamo quindi una prova solo con le luci rosse in esterno. E allora come vedete anche da lontano queste luci rosse si vedono molto bene, quindi come segnale luminoso, ma anche per esempio per andare a passeggio in un bosco oppure per posizionarle in una postazione dalla quale siamo partiti e che vogliamo raggiungere, o per essere visti da qualcuno che ci sta cercando. Questa luce lampeggiante ci permette di essere visti davvero molto da lontano.
E beh ragazzi, cosa dire, avete visto queste torce sono davvero ottime, penso che le riprese vi bastino per rendervi conto delle potenzialità di questa che grandangolare ha un'ottima potenza e di questa che invece ha questo fascio semi grandangolare che riesce a farci vedere anche lateralmente, ma che si concentra in un punto che ci permette di vedere davvero da lontano. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione in su, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!